Adesso passerei al Mindtest che stavo già iniziando a illustrare prima. Andiamo un po' a dire qualcosa su questo programma. Diciamo, normalmente gli alunni più coinvolti sono alunni della scuola primaria, però devo dire che anche comunque nella scuola secondaria scuola secondaria di secondo grado, quindi primaria, secondaria di primo grado, vabbè, è l'età insomma comunque a cui si rivolge il gioco Minecraft. Ho visto che comunque anche ragazzi più grandi giocano comunque a Minecraft e anche il Mindtest che ricalca questa modalità di interazione si presta bene comunque. È una molto versatile da questo punto di vista. Come stavo dicendo, ha vari livelli di lavoro, quindi lavorare in locale sul proprio PC, ma nello stesso tempo la possibilità anche di aprire per lavorare all'interno di una sorta di aula virtuale nell'ambiente. Quindi meno problemi dal punto di vista della privacy, iscrizioni, eccetera, da questo punto di vista. Esiste una comunità attiva che si occupa del diciamo, aggiornamento del programma, per cui esistono versioni recenti di questo programma, aggiornate, è possibile scaricarlo da questo link, e se volete vi metto in chat, perché così se volete lo potete anche scaricare direttamente, perché diciamo che ci lavoreremo anche la prossima volta, perché come dicevo ha diversi livelli. Ecco la pagina di download, se andate ad aprirla troverete che abbiamo l'ultima versione per Windows è la 5.8.0, 64 bit, però c'è anche la versione 32 bit se non avete, ma ormai diciamo gran parte dei PC hanno modalità 64 bit. Oppure trovate su Google Play la versione per Android, sotto c'è la versione per Linux o per Mac OS. Se andate e selezionate per esempio questo, vi esegue il download di un file zip. Una volta caricato lo dovete aprire. Adesso lo apro così vi faccio vedere un po'. Ok, c'ha una directory e poi una serie di contenuti. Questa directory Mindtest 5. Adesso quello che è, bisogna estrarla. Si può scegliere di estrarla in qualsiasi punto del nostro hard disk, perché comunque funziona lo stesso, però una volta installata, per creare l'icona sul desktop, perché in automatico non lo fa, hanno operato questa scelta, bisogna mettere un collegamento, quindi bisogna entrare dentro la directory che si è creata. Io adesso vado a cercarla nel mio. Ditemi se qualcuno sta operando e sto andando troppo veloce, che non voglio neanche stressare troppo la gente. Comunque io se entro dove l'ho installato, cioè su programmi,
e vado a cercare la mia directory main-test, entro dentro la directory e vado a cercare la cartella bin. Nella cartella bin trovo main-test.exe, che è il file eseguibile. Se io creo un collegamento, quindi pulsante destro sopra il file e crea collegamento, gli dico creare un collegamento, questo collegamento poi lo posso prendere e trasportare nel desktop. In questa maniera non devo più entrare dentro la directory per eseguire il file e posso avere direttamente l'icona che altrimenti non avrei. Fatto questo ho, diciamo, il programma che adesso avvio, così ci diamo un'occhiata. Aspettate che lo cerco. Ecco. Allora, al primo avvio, non so se qualcuno lo sta facendo in diretta oppure no, nel caso ditemelo. C'è un po' di file aperti. Ok. Allora, stavo dicendo, una volta che si entra nel file, scusate, nel programma, si è portati una schermata. Voi troverete una schermata però vuota, non c'è scritto niente qua e non c'è niente neanche qua sotto in questa striscia che si vede sotto. Allora bisogna scaricare almeno un gioco, quello che si chiama una mod. Quindi si va qua su questo contenuto, o si va, diciamo, sulle impostazioni, o si va, seleziona le mod, se portate un'altra schermata che è questa, in cui non c'è scritto niente, e allora si va su trova più mod. Ok, in trova più mod, io adesso vabbè, ne ho molte, si va a cercare la prima mod, che è Mind Test Game, che è, diciamo, quella base, no? Che se non si scarica non funziona, perché deve avere almeno questa per funzionare, altrimenti non funziona. Io ce l'ho, lo devo solo un po' cercare, aspettate, si chiama comunque Mind Test Game. Una volta scaricato Mind Test Game, e se torno al menu principale lo vediamo, compare qua questa iconetta Mind Test Game che permette a quel punto di giocare creando un nuovo mondo. Se vado qua nuovo, devo dargli un nome, adesso lo creo, poi vabbè, lo cancello perché ne ho troppi, lascio tutto selezionato come è e gli dico crea. Ah, non vi ho detto che è meglio lasciare la modalità creativa e non le altre. Abilita il riferimento, no, perché abilita modalità di gioco in cui praticamente si danno delle botte, quindi
è meglio evitare questa modalità. Avvia il gioco. Se vado su avvia il gioco, adesso questa prova, lui mi crea un mondo in locale nel mio PC, lui memorizza questo mondo, adesso lo vediamo. Come vedete adesso mi ha portato in questo ambiente forestale, c'è un mondo, classico struttura a cubi dell'ambiente. Diciamo che l'ambiente può essere molto vario, non si sa mai dove si viene proiettati, perché il mondo comunque è molto vario, quindi a volte capita una spiaggia, a volte capita una foresta,